Questo nuovo video vuole essere un omaggio alla bellezza degli antichi borghi dell'Alta Val Bisagno, in provincia di Genova, ricchi di storia e di storie, testimoni silenti di pietra dell'operosità dei suoi abitanti e della durezza della vita d'un tempo. Le straordinarie bellezze naturalistiche, paesaggistiche e storico-rurali del luogo saranno al centro della nostra indagine, nella speranza di riuscire a comunicare, anche solo un po', della struggente bellezza dei maestosi scenari naturali e della malinconica ed affascinante suggestione che conferiscono le pietre dell'antico borgo. Trasu è una frazione di Bargagli, un comune di poco più di 2500 abitanti in provincia di Genova. Il piccolo borgo, suddiviso in Traso Basso e Traso Alto, deve il suo nome all'omonimo monte, che raggiunge l'altezza di 908 metri sul livello del mare. Evidenze archeologiche di alcuni decenni fa provano la frequentazione del posto fin dall'epoca romana, mentre i primi richiami documentali risalgono al Medioevo. In un documento del XII secolo si cita per la prima volta la locale chiesa di Sant'Ambrogio, indicando come anno di fondazione il 916, ma l'attendibilità dell'atto è oggi al vaglio degli storici. Il luogo di culto verrà aggregato alla chiesa di Santa Maria Assunta di Bargagli dalla metà del 400 ai primi del 500, per poi riacquistare la sua definitiva indipendenza, mantenendola fino ai nostri giorni. Gli importanti lavori strutturali eseguiti nella prima metà del XVI secolo conferirono al tempio l'assetto definitivo, anche se nella prima metà del secolo successivo vennero realizzati nuovi interventi che lo ampliarono nella zona del coro. Il maestoso campanile, edificato nel 1584 e ristrutturato nel 1625, fa oggi bella mostra di sé, illuminato alla sera con colori vivi e sormontato da un'imponente croce in ferro battuto, al cui fianco compare un segnamento dalla curiosa sagoma, che la gente del posto chiama il vescovo. La chiesa, che venne saccheggiata dagli austriaci nel 1799, fu successivamente oggetto di importanti restauri, eseguiti nel XIX e XX secolo, che le diedero la fisionomia attuale. Tutta la zona del Bargaglino, di cui Traso è parte, è stata sempre al centro di importanti traffici commerciali per la sua posizione, cosa che ha favorito in passato anche la nascita di un ceto artigianale dedito alla lavorazione di tessuti. In particolare a Traso sorsero opifici per la lavorazione del velluto. Nel distretto erano inoltre presenti numerose osterie, un tempo forse unici luoghi ricreativi, in cui erano soliti risuonare le allegre note di avventori canterini. Importante era anche la lavorazione della pietra, ottenuta con il duro lavoro di estrazione presso 2 o 3 cave locali, che fornivano l'ardesia per la creazione delle cosiddette ciappe, ovvero delle tipiche tegole litiche, oggi purtroppo quasi del tutto soppiantate da quelle moderne. Naturalmente anche il legno, sovrabbondante per la presenza di folti boschi, era un importante elemento dell'economia locale, alimentata in buona parte dall'enorme richiesta proveniente dai cantieri navali della Repubblica di Genova. Inoltre, alla volta di quest'ultima, partivano anche ingenti quantitativi di fieno per i cavalli, di latte, di castagne e di grano. Nel corso dei secoli, anche questa zona subì gli effetti nefasti di carestie ed epidemie che flagellavano la Liguria e tutta l'Italia. Tra queste ultime principalmente peste e colera. Così alla durezza della vita contadina, già aggravata dalla struttura a terrazzamenti del territorio, localmente definiti fasce,
si aggiunsero le terribili conseguenze dei due citati morbi. Un aneddoto del XVI secolo può dare un'idea più chiara al riguardo. Una relazione inviata al governo genovese in data 14 marzo 1505 riferisce che ignoti avevano disseppellito a Traso il cadavere di un appestato al fine di sottrargli per avarizia i vestiti. Qui per avarizia deve intendersi, come suggerisce il giornalista Eugenio Ghilarducci in uno dei suoi libri, un atto di estrema necessità posto in essere da indigenti per i quali recuperare abiti, seppure di un appestato, voleva dire avere maggiori chance di superare i rigori invernali. Altro episodio riguarda la peste del 1656-1657, che colpì peraltro gran parte della penisola italiana. Contandosi numerosissimi decessi e non essendovi più spazio per i relativi seppellimenti nelle chiese e nei luoghi consacrati, si iniziò a tumulare i cadaveri nei pressi delle loro abitazioni. Così, ad esempio, un'intera famiglia di Trasu, composta da ben 11 membri, tutti uccisi dalla peste, venne seppellita intorno alla propria casa. Il brutale impatto del morbo sulla popolazione del luogo è rilevabile in un interessante dato fornito da Ghilarducci. Prima dell'epidemia, la mortalità media a Traso era di circa 10 decessi l'anno, mentre nel 1657 se ne contarono ben 204. La peste a Traso pare fosse giunta, stando alle testimonianze documentali dell'epoca, con il titolare di una taverna di Genova. Quest'ultimo, il cui nome era Batta Peré, nel tentativo di scampare al flagello che stava mietendo vittime nel capoluogo ligure, decise di rifugiarsi con tutta la sua numerosa famiglia a Trasu, dove era nato nel 1610. Fu tutto inutile. Il morbo lo ucciderà ugualmente, sterminando con lui tutta la sua famiglia, composta da 8 figli più la consorte. Ma come premesso, l'incauta decisione dell'involontario untore porterà morte e sofferenza in tutto il piccolo centro. Da queste parti il re del bosco era ed è, senza alcun dubbio, il castagno, la cui ampia diffusione presenta una chiara matrice antropica. Essa si spiega con la necessità di avere la più ampia disponibilità possibile di una risorsa così versatile. Il castagno, infatti, costituiva coi suoi frutti la principale fonte di calorie della dieta locale, riuscendo inoltre, con le sue foglie, a fornire riempimento degli antichi materassi, detti sacconi. Senza contare che il suo legno, resistentissimo specialmente all'umidità, costituiva l'asse di sostegno di tutte le case e l'architrave delle loro porte, mentre i ricci rami minori venivano utilizzati quale combustibile per camino e forni domestici. I pali che da esso si ricavavano fornivano il sostegno per le viti. Più in generale il legno erano tutte le imposte, i pavimenti delle abitazioni e l'anima dei tramezzi che le dividevano in stanze. La conformazione del territorio e le sue peculiarità orografiche non consentivano molto spesso di avere nuclei abitativi estesi. Ecco che si formavano in genere piccoli agglomerati, che normalmente sorgevano in corrispondenza di incroci o biforcazioni. Tale allocazione risultava strategica per le attività commerciali. Molto diffuso era anche l'allevamento di bovini e ovini. Oggi la modernità, assieme al mutare dell'economia e alla scomparsa delle vecchie generazioni, ha prodotto un vero e proprio terremoto culturale, che ha messo in serio pericolo la sopravvivenza di quel mondo di tradizioni e di conoscenze ancestrali che un tempo si tramandavano di generazione in generazione. Abbiamo perciò con soddisfazione accolto la disponibilità di un abitante del posto, che anagraficamente appartiene ad una generazione di mezzo,
cioè posta a cavallo tra quelle immerse nella tradizione e quelle della modernità, a rilasciarci un'intervista in esclusiva, quale testimonianza di un mondo antico ed affascinante che merita di essere tramandato. Sono Carlo Maggiolo e sono nato in questo luogo, in questa località chiamata appunto Ciappa, della frazione di Traso, comune di Bargagli. Diciamo che ho sempre vissuto qui, tranne il periodo scolastico, nel quale con la mia famiglia ci siamo trasferiti in città, dove ho continuato, ho proseguito gli studi fino alla laurea. Comunque, dopo questo periodo, nel quale fra l'altro continuavo a frequentare questi posti, venivo in villeggiatura dai miei nonni tutte le estate, siamo poi tornati all'età pensionabile di mio padre in questo luogo dove abbiamo continuato a vivere ed io ho continuato gli studi. Ma comunque io sono sempre stato presente tutte le settimane, tutti i fine settimana perlomeno. Per cui ho sempre seguito la vita che si svolgeva appunto in questi posti, che naturalmente un tempo era molto diversa da adesso. Questa località in cui mi trovo è una delle più vecchie, era una delle più popolose della frazione di Traso. Era abitata chiaramente da contadini, da persone che lavoravano e vivevano sul posto con i loro prodotti della terra o basandosi su allevamenti di qualche capo di bestiame o pollame, comunque sempre a livello familiare. Qui dietro di me, dove sono seduto, vedete appunto una costruzione, diciamo, tradizionale. Si tratta di come li chiamavamo noi, di un trogolo, cioè una vasca alimentata da una sorgente che era divisa in tre settori. Il settore dove scende l'acqua era riservato agli animali, cioè era utilizzato come abbeveratoio soprattutto per le mucche o per qualche capo o capre o pecore o quello che c'era, perché raramente la gente aveva degli abbeveratoi nella prossimità delle stalle, per cui tutte le persone, gli abitanti del paese portavano qua i loro capi ad abbeverarsi. La funzione di queste trogole era anche un'altra: veniva utilizzato dalle donne della frazione come per lavare i panni. Chiaramente non erano attrezzati in casa e poi qui venivano a lavare appunto questi panni in questa vasca di dimensioni maggiori. Era anche un momento un po' di raccoglimento, di allegria, si parlava, si chiacchierava, si cantava, eccetera. E quella vasca a fianco, di dimensioni più piccole, era utilizzata poi per sciacquare i panni, perché in quella c'era un'acqua più pulita. Tutti questi posti che vedete
erano tutti circondati da filari, da pergolati abbastanza alti, infatti si passava tranquillamente sotto anche con dei carichi sulle spalle, e con viti di vario tipo, soprattutto Dolcetto e Bianchetta, che erano due vitigni molto abbastanza produttivi e molto coltivati in queste zone. Il paese, diciamo, era tutto coltivato e adesso è in abbandono perché dunque, i vecchi, dunque c'è stato l'esodo dopo la seconda metà del secolo scorso verso la città, quelli che non sono andati via hanno cominciato a fare pendolari verso la città trovando lavori più remunerativi. Appunto per questo esodo che c'è stato della popolazione verso la città ne è risultato un abbandono progressivo ma attualmente quasi totale di tutti i terreni. Tutti questi terreni erano coltivati. La gente chiaramente qui si spostava poco, cercava di adattarsi, di vivere con i prodotti locali, per cui era molto in voga la coltivazione delle patate, del frumento, del mais, che utilizzavano, che macinavano, utilizzavano per fare la farina, polenta, eccetera. E da tutte le parti si vedevano tantissime vigne. Tutte le famiglie producevano vino che veniva consumato in casa, un vinello comunque abbastanza beverino. Questo che vedete, a differenza di quello di prima, è un trogolo familiare formato solamente da due vasche che veniva utilizzato semplicemente per lavare i panni. A fianco a me vedete il retro di un forno casalingo la cui apertura si trova nella cucina dell'abitazione, che veniva utilizzato per cuocere pane, focacce sia di farina bianca che di castagna, che era molto in uso anni fa, e se ne trovano altri in paese di questi forni. Probabilmente hanno origini abbastanza antiche, si pensa che risalgono al XVIII secolo, grosso modo. Il dottor Maggiolo ci concede, in esclusiva, un breve tour dell'antica dimora dei suoi nonni, rimasta sostanzialmente intatta nel tempo.
Questa abitazione che vedete alle mie spalle è l'ennesimo esempio di abitazioni abbandonate e fino a 30-40 anni fa, forse anche meno, era abitata da una famiglia formata da madre, che poi era mancata, e 3 sorelle che hanno portato avanti un'attività agricola e con la quale si sostenevano anche abbastanza bene. Coltivavano la loro villa, che allora era molto bella, era dove potevano trovare filari con la vigna, alberi da frutto. E il terreno qui era abbastanza produttivo e ben curato. Loro raccoglievano tutti questi prodotti che, una volta soddisfatto il loro fabbisogno, andavano a rivendere in città. È un'abitazione come ce ne sono altre, dove vedete due ingressi. Uno portava verso la cucina, una cucina naturalmente molto, molto semplice, col minimo indispensabile, cioè una stufa a legna utilizzata per il riscaldamento e la cottura dei cibi, un tavolo, una panca, un paio di sedie e grosso modo niente altro. E in casa non c'era neanche l'acqua potabile, che andavano a prenderla alla fonte che avete visto prima, come tante altre persone, e non avevano elettrodomestici di nessun tipo. Questo tratto della costruzione è anch'esso ormai ridotto ai muri e basta. Era formato da una cantina e un cosiddetto solaio, cioè un locale rialzato coperto di travi di castagno e di tavole, e la parte inferiore veniva utilizzata come stalla, la parte superiore come magazzino o per depositarvi il fieno, che veniva utilizzato poi per alimentare gli animali sottostanti, e in parte poi veniva trasportato nella stalla vicino a casa dove tenevamo. Ricordo che questa era questa abitazione, questa parte del fabbricato apparteneva ai miei nonni, e i quali avevano una stalla sotto casa e una piccola stalla qui che la tenevano praticamente di riserva, e comunque quando avevano più bestie una parte venivano dislocate appunto qui sotto. E davanti poi a questa abitazione c'era un po' di terreno, perché raramente queste casette erano isolate sulla strada, tutte possedevano del terreno intorno. L'ultima parte della costruzione, anch'essa ridotta piuttosto male, praticamente somiglia ad un piccolo appartamentino. Sotto abbiamo una stalletta, una stalla. Teniamo presente che queste sorelle avevano delle capre, delle pecore, soprattutto qualche capra, e sopra non ricordo che vi abbia mai abitato nessuno. Adiacente al tetto, rigorosamente in ardesia locale, e troviamo ancora segni di vecchi pergolati. E nel passato erano molto comuni questi pergolati vicini alle case, perché col riscaldamento appunto dei tetti e dei muri, che erano tutti di pietra,
l'uva maturava meglio che nelle zone, che nelle fasce, diciamo, via da altre parti. Questa abitazione addirittura crollata e era un laboratorio di falegnameria artigianale dove lavorava uno dei miei zii, un fratello di mio nonno. Ricordo una donnina anziana, sempre sorridente, si sedeva spesso sui muretti quando passava qualcheduno a raccontare qualche storiella. Si recava dal trogolo qua vicino per prendere l'acqua col secchio perché non aveva acqua in casa. E ricordo che è rimasta, era molto anziana, poi è morta di vecchiaia. Altro esempio di abitazione diventata ormai un rudere e era attaccata alla costruzione vista precedentemente. Qui abitavano due miei zii, tra cui uno appunto il falegname, e comunque anche questa è in abbandono dagli anni 60 quando sono deceduti. Questa abitazione è ridotta ormai a rudere, direi anche abbastanza pericolante. Era l'abitazione di un mio zio che esercitava, diciamo, in casa la professione di barbiere, di parrucchiere. Chiaramente non aveva un negozio vero e proprio e aveva quei pochi attrezzi che si potevano usare una volta. E in questi luoghi non c'era molto artigianato né esercizi né negozi, e bisognava di solito spostarsi verso il centro o ai piedi del paese. Questa foto rappresenta una scolaresca dei primi anni 30 e qui a Traso c'era una scuola elementare dove si poteva frequentare fino al quarto anno e c'erano solo 2 aule con 2 insegnanti, per cui venivano raggruppate la prima e la seconda classe e quindi la terza e la quarta. E gli scolari che intendevano frequentare la quinta dovevano recarsi nella scuola di Bargagli.
Tra le pieghe del tempo fluiscono incessanti le vite degli uomini, affette da alterne fortune. Ma ci sono luoghi dove la bellezza della natura rende eterna l'esperienza terrena.